Questi 3 mesi e mezzo in sud-est asiatico si chiuderanno in Thailandia, un paese che amici e viaggiatori mi hanno decantato come bellissimo e su cui nutro altissime aspettative. In effetti sarà un rapporto di amore e odio, come vedremo. Parto all'alba da Battambang in direzione ovest e in un paio d'ore sono al confine. Il paesaggio resta simile, ma l'atmosfera è subito diversa. La Thailandia mostra subito la sua forma più visibile: infrastrutture impeccabili, autobus che sembrano usciti da Fast and Furious, superstrade che fendono la giungla con una linearità quasi occidentale. Il turismo qui è un meccanismo ben oliato e si sente. Koh Put sulla carta è una delle isole più remote del paese, ma bastano pochi minuti per notare la quantità di ristoranti con menù in inglese, le comitive abbronzate che sembrano uscite da un catalogo e quella sensazione sottile che tutto sia già stato preparato per accoglierti senza sorprese. Koh Put è una lingua di terra coperta di verde all'estremo sud-est della Thailandia, non lontana dal confine cambogiano. Una geografia sottile, irregolare, fatta di baie nascoste e promontori rocciosi. Non c'è bisogno di orientarsi, senza aver chiesto nulla, senza aver cercato nessuno, ti ritrovi a bordo di un autobus lucidato a specchio, poi su un traghetto, poi su un pick-up che sa esattamente dove portarti. E infine, lì, in riva al mare, con il sole che cala lento e un succo di frutta tropicale fra le mani. Pochi chilometri al largo affiorano 3 piccoli isolotti, intorno a loro il mare ha una trasparenza che lascia senza parole. La barriera corallina è a pochi metri dalla superficie. Non serve scendere in profondità, basta galleggiare e osservare. L'interno dell'isola è altrettanto sorprendente, con una giungla densa attraversate da strade strette e terrose. La cascata di Wat Nam Chao, che durante la stagione delle piogge si tuffa rumorosa fra le rocce, ora è quasi prosciugata. Ma il sentiero che ci arriva attraversando la foresta vale il pomeriggio speso per giungere fino a qui. La sera mi sposto a Hoi Ai, un villaggio di pescatori sull'estrema punta sudorientale dell'isola. Le case sono costruite su palafitte direttamente sull'acqua, collegate da passerelle di legno consumate dal sale. Non ci sono negozi, solo un pugno di ristoranti e pochissimi turisti. Le reti da pesca appese ad asciugare, barche in legno che dondolano piano e il rumore del mare che batte contro i pilastri. Qui si può ancora mangiare pesce appena pescato, cucinato senza fretta, servito senza teatralità, avvolti da un silenzio che qui in Thailandia scoprirò essere sempre più raro. Lascio Koh Put, un'altra gemma del Golfo di Thailandia, e mi tuffo verso Bangkok. Bangkok è una città eccessiva, non nel senso occidentale del termine. È eccessiva perché spinge all'estremo tutto ciò che in Asia già funziona per istinto: caos, densità, contrasti. Come sempre in Thailandia, per gli spostamenti lasci fare tutto a chi è del mestiere e in un istante, tra un traghetto e un autobus, sono già a Bangkok. La prima sera mi butto nel cuore del quartiere turistico, Khao San Road. Un formicaio di facce stanche, musica sfondata, marijuana venduta come caramelle, cocktail da mezzo litro e gente ubriaca che barcolla fra un tatuaggio improvvisato e un pad thai riscaldato. Che schifo.
Ma non è un errore, è una conferma. Khao San esiste perché è quello che noi occidentali chiediamo, una caricatura del sud-est asiatico, comoda, volgare, digeribile. Non è l'Indocina, è un suo travestimento per chi ha smesso di cercare. Eppure basta allontanarsi di qualche traversa per ritrovare il profumo autentico di questa terra. Cucine improvvisate lungo il marciapiede, sguardi che non ti cercano né ti evitano. Sono lì per chi sa riconoscerli. Il giorno dopo cerco di capire davvero Bangkok. La città non è solo caos, c'è anche la Bangkok dei templi. Ho visitato il Palazzo Reale e il tempio di Arun Ratchawararan, sull'altra riva del fiume. I due più famosi, certo, ma c'è un motivo se attirano tanta gente. L'arte qui ha un'aurea che non si consuma con la folla. Bangkok si apre a chi ha voglia di cercarla. C'è un intero quartiere popolato solo da venditori di amuleti. Tessere in pietra con Buddha scolpiti, monete con santi dimenticati, minuscole statue avvolte in pellicola trasparente. Uomini anziani scrutano ogni dettaglio con lenti di ingrandimento, come fossero studiosi o alchimisti in cerca di qualcosa che non si può spiegare a parole. Nessuno ti guarda, nessuno ti vende nulla, sei solo un passante nel loro universo di simboli. Lontano dalle zone turistiche, i quartieri commerciali stanno letteralmente esplodendo e in fondo Bangkok è anche questo, una città che puoi rifiutare e amare nello stesso giorno, nello stesso giro di isolato. E a proposito di amore, la cucina thailandese mi sta conquistando. Il pad thai ormai è un'abitudine, ma il khao soi, quella zuppa del nord cremosa e speziata, ad avermi davvero sorpreso. Lo andrò a cercare proprio lì da dove ha origine, Chiang Mai. Ad Ayutthaya il caldo è un muro. Appena sceso dal treno, 50 centesimi, 2 ore tra sedili di plastica e ventilatori arrugginiti, l'umidità ti si incolla addosso come una seconda pelle. L'intera cittadina è costruita intorno a un'isola naturale delimitata da canali e fiumi. La circumnavigate in barca nel tardo pomeriggio, scivolando tra templi antichi, ognuno con un'atmosfera diversa. Puoi imbatterti in un Buddha gigante quanto nel canto dei monaci in meditazione. Il tempio più imponente è risalente al XIV secolo, con torri crollate e stupa anneriti che mi hanno riportato ad Angkor. Ma con una differenza netta, qui è tutto ordinato, inserito in parchi curatissimi, vialetti tracciati con precisione ed erba tagliata. E poi c'è quell'immagine che tutti cercano, la testa di Buddha incastonata tra le radici di un albero a Wat Manhattan. Nessuno sa con certezza come sia finita lì, forse un crollo, forse un gesto di protezione durante i saccheggi birmani. La sera faccio volare il drone su Wat Chayawataran dall'altra parte del fiume, uno spettacolare tempio di mattoni rossi che assorbe la luce d'oro del tramonto.
Un altro lungo viaggio in autobus per raggiungere Sukhothai, interrotto da un guasto a 2 ore dall'arrivo. Una sosta imprevista in un paesino qualunque dove scopro che un pad thai, anche qui lontano da tutto, costa sempre 50 baht. Sukhothai è considerata la prima capitale del regno siamese indipendente, fondata nel XIII secolo. Qui nacque l'alfabeto Thai e si gettarono le basi culturali e artistiche del paese con la diffusione del buddismo. All'apice controllava gran parte della Thailandia centrale. Fu un'epoca breve ma decisiva, considerata l'età dell'oro della cultura thailandese, in quanto poco dopo più di un secolo venne assorbita dal regno di Ayutthaya. Il giorno seguente affitto una bici e visito il sito archeologico diviso in 3 aree, rovine armoniose, immerse nel verde ma curate con attenzione. Il tempio più particolare racchiude un Buddha monumentale, isolato, protetto da mura antiche. Qui in Thailandia tutto è composto, ordinato, pensato per i turisti, in contrasto con la forza selvaggia che caratterizzava Angkor. Chiang Mai fu fondata nel XIII secolo come capitale del regno Lanna. Per secoli fu il cuore culturale e religioso del nord, crocevia tra Thailandia, Birmania e Laos. Oggi è la porta d'ingresso al nord montuoso, punto di partenza per esplorare foreste, templi antichi e i territori delle tribù Hmong, Lau e Leo. Chiang Mai è una di quelle città dove ho davvero pensato che potrei fermarmi a vivere per qualche tempo, come Koshi a Shikoku in Giappone. Ha la dimensione perfetta, è raccolta, ordinata, ma viva senza essere frenetica. Forse la cinta muraria o il canale che la circonda placido, che mi ricordano Treviso, perché, proprio come a Koshi, sento la sensazione di un luogo che mi è familiare, mi muovo come se fossi a casa. A pranzo raggiungo Khao Soi Lung Prakrit Kadkom, in periferia, un locale senza insegne, lontano 1000 miglia dai percorsi turistici, ma basta un cucchiaio per capire. Il Khao Soi è un piatto del nord, nato dall'incontro tra la cucina birmana e quella musulmana cinese dei viaggiatori yunnanesi. Un curry leggero, profondo, con noodles morbidi immersi nel brodo e un intreccio di tagliatelle fritte in cima, croccanti e sottili come paglia. Il tè che ovunque nel nord della Thailandia è un legno che cambia colore con gli anni, da dorato diventa ambra e poi scurisce come il miele lasciato al sole. Cresce lento, ma dura una vita e resiste all'umidità così come gli insetti, per questo viene usato per costruire le case e i templi. Non è un lusso, è una pragmatica tradizione. La sera la fortuna mi arride perché sono qui casualmente di domenica, il Sunday Market.
Un fiume di persone che scorre senza rumore tra bancarelle curate, artigianato vero e street food da leccarsi le dita. Un equilibrio raro, né troppo turistico né troppo caotico. Ho camminato per ore lasciandomi trasportare dai sensi. È il mercato più bello che abbia visto in Asia e sapere che domenica prossima ci tornerò mi fa sorridere. C'è solo un problema. Io vorrei mangiare tutto. Ci sono città che si lasciano attraversare ma ti fanno capire subito che sei solo un ospite, altre che ti guardano e ti dicono potresti restare. Chiang Mai non cerca di conquistarti, ti accoglie con naturalezza ed è proprio per questo che è così difficile andarsene. Mi sposto ancora più a nord, al confine con la Birmania, e il primo impatto con Pai è stato pessimo, un incubo turistico, troppi hippie, troppi tedeschi, troppe felpe tie-dye vendute al doppio del loro valore. È posto in una valle verde remota nel nord-ovest della Thailandia, circondato da colline, canyon e foreste, diventato oggi una caricatura di se stesso. Una volta era un villaggio di montagna abitato da contadini e minoranze come i Lau. Oggi è diventato il rifugio di chi cerca un'Asia facile senza scontro culturale. Una bolla hippie costruita per occidentali che si sentono liberi solo se circondati da altri come loro. Tatuaggi, yoga, cibo vegano, birre artigianali, guest house arredate ad arte per Instagram, spiritualità da vetrina. Ma se ti spingi fuori dal centro, se prendi uno scooter e sali verso nord, la natura è ancora lì e si fa trovare. Nemmeno il grande Buddha bianco che domina la valle al tramonto riesce a togliermi l'idea di cercare di scappare da qui appena possibile. Il giorno dopo, quindi, senza alcun rimorso, noleggio uno scooter 250 per raggiungere a un centinaio di chilometri le grotte carsiche più grandi del nord della Thailandia, la grotta di Nam Lod. Giunto il passo di Doi Lom, lascio la moto e mi avventuro per un breve trekking fino alle montagne di Doi Chik, un sentiero facile che si stacca dal passo montano e segue le dorsali tra pini sottili e cespugli bassi, fino ad aprirsi a 2000 metri di altezza su una terrazza naturale. La grotta di Nam Lod è davvero suggestiva, attraversata da un grande fiume sotterraneo. Un tempo rifugio per uomini preistorici, oggi è uno dei sistemi carsici più spettacolari del nord della Thailandia. L'ultimo giorno vado al Pai Canyon, un labirinto di creste sabbiose modellate dalla pioggia, percorsi strettissimi e scivolosi, a picco su un vuoto di decine e decine di metri. Nessuna recinzione, nessun cartello. Mi diverto come un ragazzino. E un altro pensiero si fa largo, forse al rientro in Italia una moto ci vorrebbe davvero.
Ritornato a Chiang Mai, ho prenotato un trekking di 3 giorni nelle foreste del nord della Thailandia, tra villaggi isolati e montagne coperte di verde. Un percorso che dovrebbe essere fuori dalle consuete rotte turistiche e che ho ribattezzato, suggerendolo alla nostra guida, con il mio consueto spirito imprenditoriale, l'antica via dell'oppio. Un tempo, infatti, queste valli facevano parte del Triangolo d'Oro, territorio sospeso tra frontiere e coltivazioni illegali. Oggi qualsiasi traccia di papavero viene rimossa con decisione dal governo thailandese. Le comunità locali si sono riconvertite alla coltivazione del tè o del caffè, ma il paesaggio conserva un'aurea di isolamento e autonomia difficile da dimenticare. Nel gruppo ci sono ragazzi belgi e tedeschi, informatici e spiriti liberi, e il clima è subito buono. Il collante è la nostra guida Cui, originario di Chiang Mai, corridore di ultramarathon in montagna, sogna come tanti l'Himalaya e l'ho invitato un giorno a venire a fare l'Everest Base Camp insieme a Himalaya Exped. Il primo giorno camminiamo fra sentieri e cascate fino a raggiungere Ban Muse Phadeng, un villaggio della tribù Leo, e alloggiamo in un magnifico homestay di bambù affacciato sulla valle. Siamo qui proprio in concomitanza con il Capodanno cinese e grazie alla presenza di cui siamo invitati al villaggio per partecipare. Si capisce subito che è una festa autentica e genuina, non pensata per intrattenere i turisti. Il secondo giorno saliamo fino a quota 1700 metri. L'immaginario penserebbe di trovarci nella giungla e invece siamo circondati da boschi di pini marittimi. Qui la foresta tropicale cede il passo a paesaggi che ricordano la macchia mediterranea. Incredibile.
Queste montagne non sono mai state disboscate, appartengono alle tribù che le abitano da generazioni e che le considerano sacre. Persino la famiglia reale, ci racconta Cui, deve ottenere il permesso per accedervi. A pranzo ci fermiamo in un centro agricolo universitario dove oggi si coltiva tè e caffè. Un tempo era una delle aree più fertili per l'oppio. Il nome che ho dato al trekking si fa sempre più preciso. La sera arriviamo in un villaggio di un'altra tribù migrata dal sud della Cina, gli Hmong, dove dormiamo in strutture sferiche con grandi vetrate affacciate sul verde. Di fronte a noi un massiccio di oltre 2200 metri, irraggiungibile, che domina l'orizzonte. Un luogo davvero pazzesco, indimenticabile. Mario! Fra queste montagne il tè ha sostituito davvero l'oppio. È coltivato sulle alture umide e fresche tra Chiang Mai e Mae Hong Son e cresce lento assorbendo nebbia e terra rossa. Le varietà locali producono tè verde e oolong dal profilo delicato, con note vegetali leggere e un'amarezza pulita. L'ultimo giorno cambiamo il piano. L'accesso al parco è stato chiuso pochi giorni prima e i ranger impediscono di proseguire. Torniamo indietro e prendiamo un altro sentiero attraversando foreste in fiore, rami rose e arancio che annunciano la nuova stagione. Cammino spesso in fondo al gruppo per restare dentro il paesaggio, per ascoltare. Quando racconto che sono in viaggio da quasi un anno, tutti annuiscono, lo avevano capito. Certe cose ti si leggono in faccia. Giungiamo a Mae Mae nel tardo pomeriggio, quando la luce si fa liquida e l'aria rallenta. Ci fermiamo al Treehouse Café, nascosto fra i rami come un pensiero lasciato lì da qualcuno che ha deciso di restare. La struttura è semplice, ovviamente in teak, ma sembra parte della foresta, non un'aggiunta.
Ci sediamo su una terrazza aperta nel vuoto e davanti a noi si apre una vallata che non ha fine. Una distesa di verde pulsante, la giungla respira, gli uccelli lontanissimi si chiamano fra loro con voci sottili. E per quelle fugaci ore ti chiedi davvero cos'altro mai potresti desiderare. Dopo 2 settimane trascorse nel nord della Thailandia, con Chiang Mai che ha letteralmente rubato il mio cuore, è ora di rimettersi in viaggio verso le isole tropicali del sud. Un'altra mezza giornata a Bangkok e sono pronto a prendere l'ennesimo autobus notturno verso Onang, che si rivela una coltellata allo sguardo, un paesaggio naturale vertiginoso ma devastato da un'umanità senza grazia. Railay è una piccola penisola della provincia di Krabi, nel sud della Thailandia, accessibile solo via mare a causa delle alti pareti calcaree che la isolano dalla terraferma. Geograficamente fa parte della costa del mare delle Andamane ed è nota per le sue formazioni rocciose carsiche a picco sul mare, tra le più spettacolari del paese. Un tempo villaggio di pescatori, è diventata celebre negli anni 90 tra gli arrampicatori di tutto il mondo, attratti dalle falesi naturali. Da qui si raggiungono facilmente alcune delle isole più iconiche della Thailandia, come le Phi Phi Island, tra cui Maya Bay, resa celebre dal film The Beach di Danny Boyle con Leonardo DiCaprio. Oggi purtroppo vittima del sovraffollamento turistico, dove la bellezza del luogo fatica a sopravvivere all'impatto dei suoi visitatori. Non ritrovo nessuno sguardo trassognante e complice di altri viaggiatori, solo turisti con tatuaggi dozzinali, canne e magliette sbiadite con scritte New Age. La traversata in longtail boat per Railay mi porta in un luogo di una bellezza commovente. È un gioiello incastonato tra pareti verticali striate di bianco, arancio e nero. Sembrano le mie Dolomiti sul mare, ma anche qui tutto è rovinato da un turismo dozzinale. Non troverò nemmeno il pad thai, i buzzurri che la frequentano preferiscono ingozzarsi di hamburger surgelati e pizza gommosa. Per le guide turistiche che avete a casa è un paradiso per climbers di tutto il mondo. Nella realtà una bellezza naturale sacrificata al tempo libero di chi non sa davvero cosa significhi viaggiare. Al Tonsai Bay Resort per fortuna si sta bene, è un hotel semplice e silenzioso, immerso nella vegetazione e lontano dal flusso turistico più sfrenato. Queste scogliere saranno anche il cimitero del mio drone. Un mio errore, un sensore cieco. L'ultima ripresa è ancora lì.
il degno luogo di sepoltura di un compagno di viaggio che ci ha regalato immagini davvero straordinarie. Il giorno dopo, per sostituire lo sguardo aereo, salgo al viewpoint. La salita è breve ma intensa, ma la vista ripaga. Il giorno seguente tento la fortuna con il tour teoricamente meno turistico. Qui intorno, infatti, ci sono isole che sono prese d'assalto a causa di film con DiCaprio o altre stelle hollywoodiane. Mi dirigo quindi verso 4 isolette, ma solo Long Island merita. Spiaggia lunga, silenziosa e irreale. Le altre tappe sono un déjà vu di Halong Bay in Vietnam. Bellezza naturale soffocata da turismo industriale. Un fazzoletto di sabbia con decine di barche, centinaia di corpi sudati stipati l'uno sull'altro. Eccoli qui, tutti i turisti da cui mi tenevo ben lontano quando ero nel mio paradiso segreto cambogiano. Lascio Riley senza alcun rimpianto, un luogo davvero rovinato dai turisti occidentali. Parto verso Koh Lipe, dicono che sia bellissima. Vedremo se ha ancora un briciolo di autenticità. Da Riley a Koh Lipe il viaggio è lungo, attraverso quella striscia sottile di Thailandia incastonata tra il Golfo del Siam e il mare dell'Andamane. Ultimi villaggi, ultime strade, poi solo il mare. Koh Lipe è l'ultima isola prima della Malesia, un lembo di sabbia dove finisce la Thailandia e con lei anche questi 6 mesi di Asia. Per la prima volta da quando sono partito esattamente un anno fa, ho dovuto aggiornare la mia mappa, non con nuove mete, ma con luoghi da evitare, come Pattaya o Phuket. Non perché non siano belli, ma perché sono troppo lontani da quello che cerco e troppo vicini a tutto quello da cui fuggo. Più turistica di Koh Kout, ma non si può dire che anche questo non sia un vero paradiso. Gli ostelli sono tutti nuovissimi e sembrano hotel a 4 stelle. Il mare e le spiagge non hanno bisogno dei miei commenti. A Jabang l'ultimo snorkeling,
con i coralli che si accendono di rosa e viola, fluttuando come organi vivi in un mare dove la corrente è davvero fortissima. La sera, quando il caldo soffocante scende, i ristoranti del centro si animano e offrono piatti di frutti di mare, grigliate di aragoste e ovviamente il mio irrinunciabile mango sticky rice. Poco prima, lo spettacolo che tutti aspettano, il tramonto su North Beach, tra le 10 spiagge più belle del mondo. Non resta che restare in silenzio e pensare: come farò a tornare a una vita che non somiglia a questa? E soprattutto, quando potrò scappare di nuovo?